Esiste una terra al di là dell'Atlantico trascurata nelle carte geografiche. Una terra dominata da paesaggi maestosi e di proporzioni quasi continentali. Una terra che congiunge Europa e America attraverso deserti glaciali inesplorati in cui una qualsiasi traccia di presenza umana può mancare anche per centinaia di chilometri. Una terra casa di specie rarissime e di un popolo dal carattere assolutamente unico, immersa in acque sempre più importanti a livello internazionale e ancora lontana dal turismo di massa che ha ormai invaso quasi ogni angolo dell'Artico. Questa terra è senza dubbio una delle più incredibili che potrò mai dire di aver visto. L'ultima terra in cui mi sarei davvero aspettato di poter andare. Fantastico. L'ultima terra prima del Polo Nord. Benvenuti in Groenlandia, l'ultima enorme meraviglia dell'Artico. La Groenlandia, agli occhi di molti uno scoglio freddo e ghiacciato su cui non vale la pena andare per nessun motivo, è una terra che, anche se vista da 1000 angolazioni diverse, nell'enormità del suo territorio di isola più grande del mondo, per me avrebbe sempre qualcosa da dire. Una terra che avevo sempre sognato di visitare, ma su cui non sapevo se, a causa dei costi per raggiungerla e della difficoltà nell'organizzazione di un simile viaggio, mai sarei riuscito a mettere piede. Ci sono riuscito finalmente a luglio scorso con i miei amici e colleghi Jacopo e Simone, con cui abbiamo prodotto altri 2 documentari con stile e tematiche differenti da questo per il canale YouTube di Simone. È un canale YouTube emergente, ve lo lascio in descrizione se volete andare a vederlo perché fa sempre piacere aiutare gli amici. Mentre lavoravo alla produzione di quei documentari con i 2 ragazzi, ho anche esplorato da solo la cultura dei suoi abitanti e gli angoli più belli dentro e fuori i suoi villaggi, per raccontare attraverso un altro documentario solamente il mio punto di vista su questa terra. Una terra, c'è da dire, molto poco conosciuta, fraintesa, sottovalutata o addirittura ignorata. La Groenlandia, lo saprete, è un territorio di fatto facente parte del Regno di Danimarca, ma autogovernato a partire dal 1979. Parte dell'allora Comunità Europea, assieme al resto del regno, per appena 12 anni, ne uscì definitivamente nel 1985 in una Grexit polare che nessuno ricorda. E comprensibilmente, questo territorio di fatto in Nord America, da nessun europeo che io conosca è considerato nella nostra stessa area culturale o di interesse economico e nella stessa Danimarca, anche se ci sono stato solo una volta, mi è parso viga una certa ignoranza verso questo residuo di colonia, oramai in tutti i sensi piano piano sempre più distante da Copenaghen. Le poche migliaia di persone che vengono qui lo fanno principalmente attraverso i pochi e costosi voli da Danimarca a Islanda, il cui numero si conta in alcuni periodi dell'anno sulle dita di una mano. Voli che possono essere fatti solo in condizioni meteo favorevoli e solo verso 3 o 4 aeroporti, di cui solamente uno è l'unico vero scalo internazionale dell'isola. Siamo in aeroporto a Kangerlussuaq, bisogna per forza fare scalo qui, andando verso Ilulissat, infatti l'aereo sta facendo rifornimento e ci siamo fermati qui. Questo è l'unico aeroporto che sembra avere vero aspetto di un aeroporto fino ad ora in Groenlandia, anche perché è il più grande, ci sono un po' di voli internazionali. O meglio, voli nazionali, dato che quando eravamo lì, da Kangerlussuaq o Kangerlussuaq, i voli intercontinentali, gli unici del paese fatti sui classici aerei da 300 passeggeri a cui tutti siamo abituati, erano in realtà voli per Copenaghen. Il turismo di massa, come quello scoppiato in Islanda negli ultimi 10 anni, anche grazie agli accordi delle compagnie aeree low cost, è quindi qui per fortuna ancora lontano dall'arrivare, o almeno lo sarà finché non sarà completato l'ampliamento, già in corso, dell'aeroporto di Nuuk, che da un edificio con 2 sali adiacenti, un bagno e 2 macchinette del caffè, ciao bellezza, dovrebbe diventare un vero e proprio aeroporto internazionale di modeste dimensioni, con voli di linea per il centro Europa e il Nord America. Signore e signori, è con grande piacere, incredulità e un po' di freddo che vi do il benvenuto in Groenlandia, a Nuuk. 19.000 abitanti, cittadina molto piccola, non ci posso credere di essere qui, non posso credere che faccia così freddo a luglio. Siamo di fatto nella capitale più a nord del mondo. Quando la Groenlandia otterrà l'indipendenza, prima o poi, se mai succederà, Nuuk diventerà la capitale più a nord del mondo perché è di pochissimo più a nord di Reykjavik, che attualmente detiene il record.
Nuuk, oltre al paesaggio lunare degli enormi fiordi che la circondano, si presenta come una sorta di capitale scandinava in miniatura trapiantata in Nord America. Ogni servizio e infrastruttura presente in ogni cittadina di medie dimensioni del Nord Europa, ma anche del Nord America, è ora presente anche qui. E il contrasto tra il modo di vivere dei groenlandesi di oggi con quello dei loro antenati di anche solo 300 anni fa è abbastanza impressionante. Ujana. Takus. Questo qui alle mie spalle che abbiamo appena visitato è il Museo Nazionale della Groenlandia. Ingresso 7,50 €. Quante corone erano? 7,50? 50 corone. Assolutamente consigliato per chiunque sia interessato soprattutto alla storia del popolo Inuit e di come è arrivato in questa gigantesca isola e le varie culture che si sono succedute nel corso delle migliaia di anni, a partire dal 2500 a.C. fino ad oggi, di questa popolazione arrivata dall'estremo est della Siberia fino a qui, al confine tra America e Europa. Gli Inuit, gli abitanti originari della Groenlandia, oggi costituiscono il 90% dei suoi circa 56.600 abitanti e sono distribuiti lungo la costa in piccoli insediamenti che hanno una concentrazione decisamente maggiore nell'ovest dell'isola. Gli Inuit sono una delle popolazioni che noi occidentali più di altre conosciamo e rappresentiamo solamente attraverso gli stereotipi che la riguardano, e questo non soltanto per lo scarso contatto con il loro mondo, Ma anche perché furono uno dei primi popoli con cui la grande massa della popolazione europea e americana venne in contatto indirettamente attraverso questo, attraverso il documentario. La nostra percezione errata degli Inuit viene da molto indietro nel tempo, ed un evento determinante per la diffusione di stereotipi su questo popolo avvenne per la precisione 102 anni fa, nel giugno del 1922. Quelle che vedete alle mie spalle non sono riprese provenienti dalla Groenlandia, bensì dalla penisola di Ungava, nel Quebec settentrionale. Quest'uomo è un Inuk vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, proprio nell'Artico canadese. Con queste riprese, Robert Flaherty, fotografo e pioniere del filmmaking americano, voleva mostrare la vita quotidiana degli Inuit canadesi al grande pubblico, un esperimento mai provato fino ad allora. L'11 giugno del 1922 uscì nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti Nanook of the North, una storia di amore e vita nell'Artico. Tuttavia quest'opera dal grande valore storico, oggi ritenuta il capostipite del documentario, fu la genesi del genere tanto quanto dei problemi intrinseci che lo avrebbero distinto nei decenni. Nanook of the North, in italiano Nanook l'Eschimese, è infatti il prodotto di una parziale messa in scena. Nanook, nelle lingue Inuit orso polare, fu un nome inventato da Flaherty perché è più commercialmente adatto alla distribuzione nei cinema. Ad Atlak Ariatlak, il vero nome del protagonista del documentario, fu richiesto di mostrare in camera molte delle pratiche tradizionali del suo popolo, nonostante alcune di queste fossero ormai cadute in disuso o completamente sostituite da altre pratiche provenienti dal mondo occidentale. Gli Inuit degli anni 20 solevano già vestirsi in larga parte con felpe, maglioni e giacche, ed era raro che utilizzassero solo pellicce animali per coprirsi d'inverno. Cacciavano prevalentemente con fucili e non con lance fatte di ossa, e molte delle scene di vita in famiglia erano recitate e venivano riprovate più volte in degli igloo costruiti a metà apposta per il film. Flaherty creò il genere del documentario creando anche il più grande stereotipo sugli Inuit ancora oggi diffuso in tutto il mondo, quello di un popolo primitivo, arcaico, sempre mite, buono d'animo e ignorante del mondo esterno. La scena oggi in assoluto più criticata di tutto il documentario è sicuramente la scena del grammofono, in cui Nanook, dovendo fingere di non sapere cosa sia un vinile, lo morde per sentirne la consistenza. Atlak Ariatlak in realtà sapeva perfettamente cosa fosse un grammofono, come suonasse la musica occidentale e che i vinili non sono commestibili. Noi Kashlunat, cioè sopraccigli grossi come gli Inuit chiamano gli uomini bianchi, abbiamo avuto sin da Nanook of the North, sin dal 1922 fino ad oggi, la necessità di mostrare attraverso il mezzo del video popolazioni diverse da noi in una condizione di vita esotica, misteriosa, originaria o addirittura ingenua, per poter motivare attraverso questa narrativa falsa e romanticizzata, oltre che in passato eventuali complessi di superiorità, l'intrattenimento, il nostro caro intrattenimento, attraverso i film, documentari e video su YouTube. Per conoscere meglio la cultura Inuit nella sua forma più simile a quella precoloniale, bisogna allontanarsi dal trambusto cittadino di Nuuk
e andare in uno dei luoghi più isolati della Groenlandia, uno dei luoghi che rimasero più a lungo sconnessi con il mondo esterno, tra gli ultimi ad essere raggiunti dai colonizzatori europei. E quale modo migliore per farlo di un viaggio tortuoso? Bye bye. Benvenuti all'aeroporto di Kulusuk, l'aeroporto principale dell'est della Groenlandia. In realtà noi non ci fermeremo qui perché siamo diretti a Tasiilaq, che si trova sull'isola di Ammassalik o Angmassalik. Per raggiungerla l'unico modo che abbiamo è di prendere un elicottero o una barca a motore da uno dei due porticcioli dell'isola, senza però sapere bene quale dei due. Quindi l'unico modo per arrivare alla cittadina è con trasporto privato offerto da alcuni hotel, che però noi non abbiamo, oppure camminare per una mezz'oretta nella tundra verso il porto, che è difficile capire dove cavolo siamo dato che non c'è praticamente nulla qui, quindi ora proveremo nel porto più vicino all'aeroporto, che sta tipo un quarto d'ora a piedi, e se è quello sbagliato dobbiamo necessariamente andare all'altro porto che si trova nel paese di Kulusuk e sono 40 minuti a piedi, 40 come i chili che io indosso in questo momento, letteralmente. Jacopo è andato a chiedere informazioni se la persona che ci sta aspettando a questo porto è effettivamente il nostro conducente. Jacopo, è il nostro uomo? Andiamo. Stanotte. Siamo arrivati alla cittadina di Kulusuk, in realtà stiamo camminando da 40 minuti, quindi non è stato esattamente piacevole, ma nel frattempo ho addocchiato il nostro capitano. È lui? Hello, Aaron? Yeah. Do you speak English? Ok, a little, ok. Ok, ho messo il giubbotto di salvataggio, devo tornare dagli altri ragazzi perché possiamo camminare solamente su questo terreno e è parecchio scivoloso e pericoloso. Okay. Quindi dopo una serie di paesaggi e passaggi surreali, arriviamo in un luogo che quando ormai sembrava impossibile avrebbe sfidato il concetto di surreale che fino a quel momento avevo. Tasiilaq è il principale villaggio dell'est della Groenlandia, situato sull'isola di Ammassalik, una delle uniche due aree dell'est ad essere ancora abitate, assieme a quella di Ittoqqortoormiit, un villaggio molto più a nord, fondato però dai danesi a partire dal 1925. Prima che i danesi riuscissero ad arrivare su questa costa della Groenlandia esattamente 140 anni fa, i ghiacci coprivano il tratto di mare che permetteva la risalita della costa est fino a quest'isola e, per questo, la Groenlandia orientale rimase non colonizzata più a lungo di quella occidentale, nonostante la sua maggiore vicinanza all'Europa. Forse anche per questa ragione, l'est groenlandese oggi da alcuni ritenuto essere l'ultimo angolo della Groenlandia dove la cultura e le tradizioni precoloniali degli Inuit si preservano nella loro forma più vicina a quella originale. Da queste foto si riesce a rivivere la vita quotidiana degli Inuit fino a qualche decennio fa, anche se già posteriore alla colonizzazione. E si riescono a intravedere alcune delle loro abitazioni tradizionali precedenti alle pittoresche casette colorate, costruite ovviamente dai danesi. Nonostante Ihlu nella maggior parte delle lingue Inuit significhi casa, questo tipo di costruzione era in realtà pensato per essere un tipo di riparo momentaneo da erigere soprattutto in momenti di caccia o di emergenza. La tecnica per la costruzione di un Ihlu viene, o meglio, veniva soprattutto in passato, tramandata di padre in figlio in quanto fondamentale per la sopravvivenza. Una simile tecnica deve essere conosciuta alla perfezione da un cacciatore che ancora oggi, avventurandosi nell'infinito deserto dell'entroterra, può doversi riparare durante lunghi spostamenti in cui le uniche cose a tenergli compagnia sono l'orizzonte bianco, i suoi cani e la sua slitta. Mon. Tulutut okkalutarpi. Iya. Kalatlisut okkalusingnan gilanga. Giacomo Inik Atekkarpunga. I'm from Italy. My name is Knut. How old are you? I'm 63. I'm born here. You were born in Tasiilaq. Yeah. So the finest town in whole Greenland. The finest one. Yes, yes. What do you like most about living in Tasiilaq? Go up between behind the. Oh, behind this hill? Yeah. You mean the landscape, the view? Un misto tra il Parco Nazionale del Teide a Tenerife, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia, le isole Lofoten, c'è tutto, è tutto quanto, con la vista su una delle baie più belle che esistano nell'emisfero boreale. Yes!
Was it very much different from now, 63 years ago? Yeah, very different. What's your name again? Knut. K-N-U-D. Knut. Oh, okay, like Rasmussen. Yeah. Okay. Knud Rasmussen, di cui il nostro amico porta il nome, fu uno dei più grandi esploratori artici mai esistiti. Quello che lo contraddistingueva dai più noti Amundsen o Piri era che Rasmussen fu l'unico grande esploratore polare ad essere groenlandese di nascita, nato e cresciuto nell'allora Jakobshavn, odierna Ilulissat, da padre danese e madre Inuk. Dalla sua stazione Thule di Capo York, nel nord-ovest della Groenlandia, condusse 7 importantissime spedizioni per scoprire di più sul popolo Inuit. Nella quarta di queste spedizioni, tra il 1919 e il 1920, Rasmussen stette proprio sull'isola di Ammassalik e sulla base delle informazioni raccolte nel remoto est avrebbe, nel 1933, ambientato la sceneggiatura del film Palos Brüderferd, il matrimonio di Palo. Un film che in maniera assurda funge da progenitore di qualsiasi telenovela argentina mai esistita, trattando la storia di 2 ragazzi Inuit contendentisi la mano di una giovane Inuk di Tasiilaq. Un film del genere poté essere girato solamente durante l'estate, perché Quando il mare ghiaccia o il meteo è troppo turbolento, Tasiilaq si isola completamente e diventa la capitale del pianeta Ammassalik. Una terra che sembra appartenere a questo pianeta quasi per caso, che sembra essere affacciata sulla linea temporale diversa da quella del resto del mondo. Un villaggio di un'altra dimensione. una persona in particolare è stata attratta come poche altre al mondo dalla diversità e, forse letteralmente, dalla magia di questo popolo. Uno tra i pochi esploratori della Groenlandia ancora in vita. Un uomo che, come pochi altri nella storia, a partire dalla prima traversata del norvegese Fridtjof Nansen nel 1888, la attraversò a piedi, trascinandosi su degli sci assieme a solamente 2 compagni, percorrendo per primo una delle tratte più lunghe mai affrontate nella traversata. Durante questo viaggio che hai fatto nel nord dell'altipiano, giusto? Sei stato il primo a fare quella tratta lì. La cosa che ho visto che menzionavi era che ti trovi in un deserto completamente bianco in cui l'orizzonte sfuma e non riesci più a distinguere quale sia la differenza tra cielo e ghiaccio di fatto. Giusto, era tutto uno. Hai scoperto qualcosa di nuovo su te stesso? C'è una scoperta sempre nuova se fai qualcosa di futuristico, di speciale, perché ti vedi te stesso in un modo diverso. Certo. Cioè quello che ho scoperto era me. Okay. Il mio, Robert. Quando sei venuto qui in Groenlandia, perché è stata Tasiilaq che ti ha affascinato più di tutte le altre? Non volevo mai andare in Groenlandia. Ok. Per me era piana, alcolizzate e così via. Sì. Mai non volevo venire. Però poi ho visto che ci sono delle montagne incredibili. Sì. Qui ci sono 100 cervini, ci sono monte bianche e poi il popolo mi ha tenuto qui. Mi hanno sempre chiesto, devi rimanere qui. Hai visto che alla fine le persone erano completamente diverse da quello che ti aspettavi magari? Sì. Ok. Sì, assolutamente. Robert aprì la sua Red House negli anni 90 con lo scopo di creare un centro ricreativo, di svago, di scambio culturale e di formazione personale per i giovani abitanti di Ammassalik. Oggi Casa Rossa è anche una guest house, visitata ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Europa germanofona con cui Robert è più a stretto contatto e da molti suoi corregionali altoatesini. Non a caso gli interni di Casa Rossa richiamano in maniera lampante quelli di un rifugio altoatesino, collocato però in un'ambientazione decisamente diversa. In che modo i groenlandesi dell'est sono diversi secondo te dai groenlandesi dell'ovest? Molto diversi, sì, molto diversi. Ormai l'Ovest è completamente moderno ed è esploso, per modo di dire, e qui siamo ancora rimasti più o meno normali, vorrei dire. Ok. A differenza dei Kalaallit della Groenlandia occidentale, i groenlandesi orientali parlano una lingua diversa dal Kalaallisut, il Tunumisu. Per alcuni solo un dialetto, per altri una lingua effettiva, ma comunque appartenente al gruppo delle lingue Inuit groenlandesi. Il Tunumisu è ad esempio l'unica delle lingue Inuit in cui persone non si dice Inuit ma Ivit, e gli Inuit di questa costa sono diversi da quelli dell'Ovest anche a livello culturale. Allora, non so la pronuncia, ti volevo chiedere di parlarmi in un minuto di Gudrun o Gudrun? Quale delle due? Ho visto che ti si sono accesi gli occhi appena l'ho menzionato. Lei ti ha insegnato qualcosa con il rapporto che gli Inuit hanno portato per secoli e secoli con questa terra? Cioè lei ti ha tramandato qualcosa?
ero malato, molto malato, e sono stato in ospedale ricoverato a Bolzano e lei lo sapeva. Lei sapeva tutto, non c'era telecomunicazione. Lei lo sapeva, era lo spirito suo. Sì. Lei mi ha sempre seguito e per me era più di una moglie, qualche cosa di diverso. I Angakkuit, gli sciamani delle comunità Inuit, sono stati nei millenni delle figure di enorme importanza che hanno permesso la regolazione di molti aspetti di questa società fino al giorno d'oggi. Proprio come per Kuchun, la cui storia vi consiglio di leggere dai libri di Robert, Angakok si nasce. È un titolo predestinato, di cui la comunità si accorge molto presto nella vita, dai poteri che un bambino manifesta da giovane. Questi verrà poi allevato da uno o più Angakok già esistenti nella comunità che gli passeranno solo per via orale tutte le proprie conoscenze storiche, mediche, magiche e spirituali. Tasiilaq è una delle ultime città, uno degli ultimi villaggi della Groenlandia dove ancora sono preservate le tradizioni degli Inuit, le loro tradizioni sciamanistiche e le loro credenze religiose. Ho parlato con Robert, che non conosce direttamente nessuno degli Angakok qui presenti nel villaggio, ma mi ha detto che al momento nel villaggio ce ne saranno tra i 10 e i 20, anche se non sa il numero preciso, e che non sono conosciuti qui nella zona per essere Angakok molto potenti, quindi non ce n'è uno di riferimento. Tra l'altro oggi non c'è in giro praticamente nessuno, vediamo che cosa o chi riesco a trovare. La ricerca potrebbe essere tranquillamente fallimentare, ma ci proviamo. Le persone, per quanto gentili, non vogliono parlare di questi temi con un europeo, che probabilmente ritengono giudicante e incline all'oggettificazione della loro cultura. Guarda caso, qui come in tanti altri luoghi, una delle pratiche religiose più importanti di questo popolo si è materializzata sotto forma di negozio di souvenir direttamente di fronte al molo d'arrivo. I Tupilait sono dei manufatti importantissimi nella cultura Inuit. Rappresentanti figure come orsi, foche e altre creature dai tratti molto mostruosi erano un oggetto prodotto soprattutto in passato solo dalle mani degli Angakkuit. L'intagliamento di un tupilak in un dente di narvalo, in una zanna di tricheco o in un pezzo di legno era un evento sacro, dall'enorme forza in cui l'Angakok richiudeva uno spirito nell'oggetto, come a consacrarlo ma anche a caricarlo di energia potenzialmente mortale, rilasciandolo poi in mare e spedendolo alla ricerca della persona che quello spirito doveva raggiungere, spesso per ucciderla. La mia ricerca di un Angakok in uno dei villaggi migliori della Groenlandia per questo scopo, oltre che più belli, si è rivelata purtroppo fallimentare. Sono finito però per imbattermi in un altro aspetto del mondo degli Inuit che sinceramente avrei preferito non vedere. Un aspetto che però, una volta che si arriva in Groenlandia, è difficile non notare e che quindi sarebbe sbagliato per me non raccontare. È abbastanza risaputo. I dati più precisi sulla frequenza di questo fenomeno li trovate nel documentario fatto assieme ai ragazzi di Nova Lectio, ma da me ho voluto cercare di capirne la causa, senza trovare una risposta certa, ovviamente. L'alcolismo e abusi di vario tipo sono qui all'ordine del giorno. Stupri, pedofilia, violenze domestiche, tutti fenomeni ovviamente nascosti all'interno delle abitazioni e non visibili ad un turista nelle loro forme peggiori. Le motivazioni alla base di questi avvenimenti terribili, che toccano in un paradiso come Tasiilaq una grande parte della popolazione, sono però complesse e continuo motivo di ricerca. C'è chi dice per esempio che gli Inuit non dispongano nei loro corpi dell'enzima per processare l'alcol, ma questo non pare essere attualmente supportato da prove scientifiche certe. Sarebbe del tutto falso dire che sia solamente l'isolamento dal resto del mondo, l'isolamento dal resto della Groenlandia a provocare questi comportamenti, o anche il solito luogo comune, purtroppo per alcuni è ancora valido, ma comunque analizzato e controanalizzato e dimostrato essere falso, che siano il freddo e la mancanza di luce in inverno a produrre in maniera inevitabile in tutti gli esseri umani violenza o abusi di sostanze. Al contrario, infatti. Vari racconti riportano come l'inverno fosse, in tutti i territori dell'Artico abitati da questo popolo, il momento di maggiore convivenza. Un periodo in cui la società Inuit viveva in maniera aggregata, in cui tutti cantavano e ballavano gli uni vicini agli altri all'interno dei loro igloo di pietra e terra, completamente o quasi svestiti per il caldo ed il sudore generati dai corpi schiacciati uno contro l'altro. In quella minuscola camera semisotterranea illuminata solamente da un kulhik, la tipica lampada ad olio di foca.
Qui a volte si tenevano semplici cene, gli anziani raccontavano leggende o altre volte riti sacri guidati dalla voce degli Anga qui trovavano nelle infinite notti invernali il perfetto momento per la loro esecuzione. Le preoccupazioni degli Inuit erano paure riguardanti la morte e non la vita. Paura di una malattia, di una maledizione improvvisa o di un tupilak, uno spirito maligno. Dedicando solo alcune ore alla settimana alla pesca per la propria sopravvivenza, la comunità per tutta la lunga notte invernale poteva incontrarsi, fare festa, formarsi, discutere dell'estate successiva, riprodursi e divertirsi nelle proprie case ed in quelle dei propri vicini. Come riportato da vari esploratori, se c'erano salute, capacità di cacciare e abbastanza cibo, un Inuk medio era più che felice. È difficile immaginare quindi che le condizioni meteorologiche e di luce in cui questo popolo ha vissuto per millenni possano essere state la causa dell'ondata di problemi sociali che lo hanno investito solamente in tempi recenti. Per una maggiore comprensione di alcune delle possibili cause di un fenomeno sociale così complesso e di recente datazione, quindi per forza della storia di queste terre a partire dagli anni 50, ho scritto un articolo su L'Indipendente, testata online su cui da oggi, in concomitanza con ogni documentario di IREC, usciranno miei approfondimenti riguardanti alcuni degli aspetti socioculturali e geopolitici più complessi dei luoghi che visito in ogni mio viaggio. Sono già usciti un paio di articoli, quello sulla Groenlandia e quello su un luogo oggetto dei prossimi documentari. Li trovate entrambi in descrizione. È importante sapere che questi problemi sono però fortunatamente in fase di miglioramento nelle nuove generazioni. I giovani sono molto attaccati alla cultura del paese e alle loro origini, e anche coloro che sono stati fuori dall'isola almeno una volta cercano di attingere alle possibili innovazioni culturali e tecnologiche del resto del mondo per poter apportare un cambiamento positivo a questo paese, senza però mai dimenticare la bellezza e l'unicità della loro casa. Put this on your clothes. So Nayapi is your real name? Yeah, but we say Nayapi. What is your path to being a Greenlandic artist? I could sing before I could talk. Okay. Yeah, Okay, so, really? yeah. I mean, I made melodies before I could even make a word. How was it growing up in Nuuk? It's lovely. I love Greenland. Okay. I love my country. Have you ever lived for some time in mainland Europe or not? Yeah, I've lived in Portugal In Portugal, okay. for a year. It was lovely, Okay. but I miss the ocean so much because we're so used to live in the shore in Greenland and Yeah. we see the ocean every day. Had a Did you learn perfect some view. Portuguese? Yeah. Okay, really? Falo português. Okay, so the meaning of your songs. The main one, the biggest hit, I guess, is Nasungu Sunga. yeah. The meaning of Nasungu Sunga is I am a small flower, a little flower, something Yeah, like that. I'm a pretty little flower. Pretty little Yeah. flower, okay. Nasungu Sunga, Sekumi Parma, Yeah. Dungu Sunga, Garu Sunga, Yeah, something like that. really Okay, good. okay, great. Nice. Do you feel growing up as a Greenlander, as an Inuk, had any impact on the way you create your art? Yeah, I believe so. Like one song, it's about Sienigina. That's what Okay. it's called. Okay. How does it make? That's the one I like the most. Yeah. That's the one I was asking Yeah, you about. yeah. I love it. Yeah, I love it so much. Okay, so what is it about? It's about a mountain wanderer. Rivitok is the one who left the society Okay. because Isolate themselves. yeah, to isolate themselves, and then she goes to nature and becomes one with it. Maybe because they were humiliated, Okay. or they just didn't feel like they could be used in the society anymore, so they Okay. just left. And then, like Inuit people, we believe that they get like powers, but there's like ghost stories about them that they can become animals when they come to the nature. Like they can turn themselves into a bird. Are there some people like that still today? Yeah, like some people disappear sometimes. Yeah. Okay. Nella cultura Inuit vari personaggi, mostri o creature mitologiche rappresentate da animali presenti nell'Artico tornano spesso in racconti e in spiegazioni sul funzionamento del mondo. Il corvo, chiamato Tulukwak, si ripresenta sempre come figura mitologica della creazione o come figura fondamentale nell'origine dell'universo. Do you think Inuit people still kind of keep their former spirituality, the one that comes with their culture before Europeans arrive? And through that, do you think they are still, all of them, as a people, very much connected to nature as you feel you are? Yeah.
I do feel like that. I feel like a lot of Greenlandic people, they're really connected to nature and spirituality. Yeah, so it's very hard to feel things like ice cap melting and climate change in such a fragile place. To see your land being so attached to it, to its nature, being destroyed by these changes. We had a belief, like we had a god before we were colonized. She's called Sesuma Amna. Okay. She's like the ocean mother. And we believe that if we didn't take care of nature, it will like destroy. She will get angry and she will take all the food. Okay. So we can't eat anymore. And I think like it's happening now because she's angry. It's a metaphor. Okay. She's not a person, but she's Earth. Okay. So take care of Earth, otherwise she'll get angry. Okay. Although she's the sea, actually. She's Earth, but she's the sea. Yeah. Okay. Solcarlo era ed è ancora questione di vita o di morte per gli Inuit. Per farlo, in passato avevano bisogno di un mezzo rapido, ergonomico e che fosse facile da costruire con i pochi materiali che la rigida natura artica dà a disposizione: ossa animali, pelli animali e rarissimi tronchi di legno portati dalle correnti provenienti dalle ricche foreste migliaia di chilometri più a sud. I kayak erano pensati per gli spostamenti rapidi e i più ampi umiak potevano portare intere famiglie per lunghi tratti di mare. E quale posto migliore se non questo per fare uno dei miei sport preferiti in assoluto. Dietro ci sono dei ragazzi che stanno partendo per un'avventura di un mese, pazzissimi, sono 4 ragazzi svizzeri, partiranno qui in kayak e dovranno in totale pagagliare 70 km. Non ci sarà nessuno a parte loro per raggiungere una parete di roccia che poi scaleranno per 4 settimane, saranno solamente loro nel deserto della Groenlandia. I quit my job as a video maker and I want to join your adventure. Morn. Is that a seal? Yeah. A big one? And why are you opening it up here on the ice block and not on land? For the mosquitoes. And there are no mosquitoes around here, right? Okay. Have a nice day. Ragazzi, il fiordo visto da qui è tutta un'altra cosa, Tutta un'altra cosa. Questo iceberg è enorme, chiaramente col grandangolo non renderà, ma sarà alto come una palazzina di 4 piani o anche di più. Mi tengo a debita distanza e anzi forse qui sono anche troppo vicino, quindi mi conviene allontanarmi. Un'imbarcazione di questo tipo, così fragile e composta di materie prime riutilizzabili, è difficile si conservi attraverso i secoli ed è per questo che oggi è difficile trovare un kayak antico in buono stato di conservazione. Il più antico al mondo, mai rinvenuto, si trova qui, al Museum Fünf Continente di Monaco di Baviera, in cui sono venuto solamente per vederlo, per scoprire che l'hanno rimosso dall'esposizione perché è troppo fragile per essere esposto. Prima tappa raggiunta, siamo sulla penisoletta in mezzo al fiordo. Ho appena attraccato con il kayak, l'ho appoggiato qui prima che l'acqua lo porti via. Lo tirerò un po' più su magari. Ora saliamo qui sopra per vedere che vista c'è. Il kayak, oggi utilizzato in tutto il mondo per la pratica di uno sport fantastico, non avrebbe neanche questo nome se non fosse stato concettualmente importato e ricreato da alcuni sportivi europei proprio basandosi sulle strette imbarcazioni degli Inuit, degli Yupik e degli Aleuti che lo usarono prima di noi per 3 o 4.000 anni. Era per mezzo di esso che queste persone navigavano per decine o talvolta centinaia di chilometri alla ricerca del proprio sostentamento, migrando lungo la costa o spostandosi stagionalmente attraverso acque aperte, fiumi, laghi e larghissimi fiordi. Wow! Con Goskersfjord in tutta la sua bellezza! Benvenuti in Groenlandia! Deserto di ghiaccio e rocce più bello del mondo! Che spettacolo!
Perfetto, il mio kayak non è andato via, ora scendiamo e ci riaddentriamo verso questa parte del fiume. Oh. Si è appena staccato un pezzo di ghiaccio dietro di me. Ho sentito un rumore come se si avvicinasse una barca, in realtà era il ghiaccio che sprofondava. Mentre attraverso gli stupendi ghiacci del fiordo di Re Oscar mi comincio a ricordare del fatto che il mio telefono non prende. Che ora è? In Italia sono le 7:30. Oh, ora di cena. Che sono abbastanza distante dalla costa perché nessuno mi senta se urlo e che gli orsi polari sono gli unici animali della Terra a vedere gli umani come una preda naturale. In questo momento sono a metà tra la meraviglia e la paura di incontrare un orso polare o altri animali più grandi. Anzi, in realtà penso che parlerò ad alta voce perché potrebbe aiutarmi sia a non cagare addosso che ad allontanare eventuali orsi polari sentendo la voce di un umano. O almeno così spero. Solo 10% di batteria, ottimo. Non ho neanche abbastanza per batteria per documentare la mia morte. Ma vedi che muoio davvero e questa clip diventa virale sui social. Sarebbe la prima volta che un contenuto che faccio diventa virale. Questi Gen Z pensano solo a TikTok. Se vedete questo video, la probabilità che ci fosse attorno a me un orso polare, almeno un orso polare affamato, è nulla, dato che avevo avvisato della mia escursione e non mi era stato detto di avvistamenti particolari in quei giorni. Tra poco la camera mi abbandonerà e mi sa che ci vediamo a Tasilac, ragazzi, se arrivo vivo. E soprattutto, dato che tendenzialmente è l'orso a vedere molto prima te di lui e se lo vedi è già troppo tardi. Il rischio maggiore di questi territori è dato piuttosto dalle condizioni atmosferiche, dal rischio di congelamento in acqua, tutti i fattori con cui gli Inuit hanno convissuto per centinaia d'anni e a cui si sono adattati, essendo originati da uno dei mari che rimane ancora oggi tra i più indomabili al mondo. Oltre all'imprevedibilità e all'indomabilità delle correnti che lo attraversano da sud a nord, questo mare è anche spaccato in due da una linea invisibile nota a tutti, ma che spesso si dimentica avere un'estensione anche in questo capo del mondo. You're from Alaska, right? Yes. You're the ICC representative from Alaska? Yes, Okay. one of several. I'm from Nome. It was a pretty long trip to here, to Ilulissat? Yes. Oh, we had to go from Nome to Anchorage to Frankfurt Okay. to Copenhagen. To Kangerlussuaq? Yeah. And then to here, Yeah. Ilulissat. Yeah. Yeah. So you basically crossed all of Yeah. North America, all of Europe, and Yeah. then back to Greenland. Yeah. When somebody speaks to you in Kalatlisut, do you happen to understand the context or the whole sentence? No. It's too far from... Too far. Even in Alaska, it's too far. So in Alaska itself, there are different bubbles of Inuit languages and culture. Absolutely. Although there are a lot of differences between inner communities, Yes. between Alaska itself and the whole Arctic, you feel you're part of the same big community? The answer is yes. In the work that we try to do together, we develop what's called a declaration, and it has human rights, language, a number of different topics. And the challenge is to try to maintain our lifestyles within the Arctic. Ilulissat è stata nel 2023 la cittadina designata all'incontro annuale dell'ICC, Inuit Circumpolar Council, un'organizzazione sovranazionale che coinvolge tutte le comunità un tempo definite eschimesi, quindi Inuit, Yupik e Aleutine, per il confronto e il raggiungimento di obiettivi politici e sociali in ciascuna delle aree di origine: Groenlandia, Canada, Alaska e Chukotka russa. What interests me so much about the ICC is that it operates in 4 different Arctic countries. There are also some colleagues from Chukotka in Russia, right? Which are Yes, they're not coming this year. Chukotka geographically is pretty close to the Bering Sea and to Nome, but Only a mile and a half. Yeah. Some of us still have family connections. When the Iron Curtain came down, it just divided. So the ICC is also doing some effort to Yeah, unite. absolutely, yeah. They have to cross the entire planet Yeah. to come here to Greenland. Absolutely, yeah. They cannot pass through North Correct. America. In effetti nell'Artico sono pochi i luoghi con un valore simbolico al pari di quello di Ilulissat per fare un raduno simile. E per capire perché dobbiamo seguire una delle uniche 2 strade che per poche centinaia di metri si avventura fuori dal paese e va verso un altro paesaggio che sembra appartenere a un altro pianeta. Qui alla bocca del ghiacciaio di Kangia, il più attivo dell'emisfero boreale, gli iceberg si distaccano dal ghiacciaio e iniziano una lentissima deriva che li porta poi a sciogliersi centinaia di chilometri più a sud. All'occhio umano, però, questi enormi palazzi di ghiaccio sembrano immobili, imperturbabili, quasi
minacciosi. E qualche raro boato in lontananza, dovuto al distacco di blocchi di ghiaccio di chissà quante tonnellate, ne conferma la pericolosità e la possenza. Di fronte a questa ennesima espressione della maestosità della natura artica, sulla costa la passerella su cui si cammina permette di non affondare nella vegetazione paludosa, la stessa che ha permesso la conservazione naturale dei resti archeologici di uno dei più importanti siti della cultura di Sakak, la primissima cultura paleo-eschimese mai scoperta e forse la più antica di tutte. Do you feel the Inuit traditions and culture and history are well preserved and well taught to this day to the Inuit communities up in the north? Every country is different. Alaska's been, where I'm from, is super affected by non-natives coming in. Certain places, language-wise, more affected than others. That's one major difference. Nunavut and Kuujjuaq were same as far as language preservation. Even the Chukotkans speak their language very good. Okay. Some places we're having to relearn totally. Do you feel the United States government does pretty good at preserving not only the language but the traditions in general? Okay. No, we have to do it ourselves. The government does lots of good things. Yeah. Language-wise, education-wise, no. Oggi il mare, solcato da pescherecci e non più da umiak, non è forse più pericoloso come una volta o forse i suoi pericoli sono solo mutati. Gli Inuit tuttavia sembrano continuare a volercisi immergere con le loro piccole imbarcazioni originali, seppur a scopi ormai molto diversi da quello della caccia. Durante un evento così semplice ma coinvolgente come una competizione di kayak nelle fredde acque del fiordo di Ilulissat, per la quale team di giovani, grandi e bambini sono accorsi da tutto il paese, ci si accorge di una cosa inaspettata. I groenlandesi sembrano, in eventi come questo, manifestare una convivialità ed una coesione in forte contrasto con gli stereotipi su questa popolazione. A volte descritta come timida, silenziosa, introversa, altre volte invece rappresentata in maniera così distante dalla realtà da farla sembrare solamente una caricatura ammalata, depressa e alcolizzata dei propri antenati. This one is Greenland. Yeah. Gli Inuit sono un popolo, così come la terra che abitano, ancora largamente sconosciuto. Diviso in territori molto diversi, sono in realtà saldamente uniti da uno stesso spirito. Uno spirito plasmato da un ambiente naturale impervio, difficile ed estremamente selvaggio. Un ambiente tra i più maestosi ed intoccati al mondo. Un ambiente ricchissimo nelle sue acque, ancor più che a riva. Una terra che può essere di contrasti tra gli irregolari frastagli di altissime montagne color pece e di colori netti e vivi delle case. Tra deserti di ghiaccio senza ombre e giornate estive infinite. Tra il perenne buio della notte invernale e la luce della vita anche nel più duro degli ambienti. La Groenlandia è una terra estrema, l'ultima terra ad essere stata raggiunta dagli Inuit, ma anche l'ultima terra del Nuovo Mondo a diventare colonia. L'ultima terra dove i più impavidi misero piede per tentare l'impossibile. L'ultima terra ad essere così tanto ultima, da essere forse chiamata nelle carte antiche Ultima Thule. La Groenlandia è, io credo ancora oggi, l'ultima, enorme meraviglia dell'Artico.
Oppalalai! E ora dobbiamo partire però. Questo non è il modo giusto per partire. Dai, dai, dai. Eccoci qua.